Ciao a tutti, io sono Cla, come sempre, Voci senza confini. Con me stasera torna il buon Jack Leone Max. Ciao. Ciao Cla, grazie per aver invitato. Sono Jack Lone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore, ma stasera sono qui, ospite, a rilassarmi. Ciao Cla. Ecco, ciao. Allora, stasera parliamo di giochi difficili. Io e te abbiamo una esperienza più che decennale di questo tipo di giochi. Sto già Cioè, no, ridendo per ovvie ragioni. Perché io ce e n'è poi te uno siamo dei che giocatori proprio hardcore, proprio, in un certo senso, che se un gioco diventa troppo difficile lanciamo fuori il controller dalla finestra. Ma io a tal proposito dopo ti farò un nome di alcuni giochi che abbiamo fatto e Sì. poi ti dirò il perché o se secondo te sono difficili e il perché secondo te sono difficili. Però la prima domanda in realtà è una cosa forse anche banale, però bisogna anche dirlo. Quali giochi tu consideri difficili e perché? Non sto parlando proprio, è una cosa soggettiva, cioè tu come consideri difficili i giochi e perché? I giochi difficili, secondo me, sono quelli che hanno Mh. una curva di apprendimento ripida o dei balzi di difficoltà, del tipo che sei lì tranquillo. Mi viene in mente un gioco che sicuramente non conosci, Xenosaga 2, dopo aver fatto tutto il primo gioco, che ha una singola difficoltà bilanciatissima, normale, ha i suoi momenti difficili, ma tutto sommato è passabile. Nel 2 hai dei picchi di difficoltà che passi da un boss che lo batti in 10 secondi a una fase dove i nemici ti distruggono per strada. Perché? Perché c'è dei sbalzi di difficoltà abbastanza inaspettati. Tendenzialmente, però, quello è un caso particolare perché è un gioco a turni, però normalmente, secondo me, è un gioco difficile, è un gioco che magari ha delle parti d'azione che richiedono dei riflessi che non tutti i giocatori hanno sviluppato allo stesso modo, non tutti i giocatori, ad esempio i giocatori da sala giochi degli anni 80 non avevano grossi problemi, cioè si abituavano, erano abituati con quel gettone, con quei pochi spiccioli che avevano, dovevano sopravvivere per minuti e minuti in giochi difficilissimi. Lì i riflessi si sviluppano come nulla, ma noi siamo abituati a essere presi per mano, i tutorial, tipo i giochi che ti dicono, beh, ora premi cerchio, e ora fai questo, segui il corridoio, parla con X, c'hai la strada sulla mappa, gli altri giochi, e lì sono poi i giochi che invece sono come quelli degli anni 80, anche se sono graficamente molto potenti, che ti dicono no, impara da solo, impara e diventa bravo. Secondo me per quel motivo lì. No, ora poi mi hai fatto venire in mente che ci sono dei giochi da sala giochi, Mhm. scusate il gioco di parole, che ci hanno effettivamente fatto cristare. Uno è Toki, se non mi ricordo male. Oh, ce l'ho giocato, l'ho giocato. E lo giocavo anche da Bravo. piccolo. Poi c'era quello lì, Goblin, oddio, com'era? Ghost and Goblins? Sì, bravo, quello lì E è anche proprio una Ghosts and roba. Goblins, il seguito, sì, sì. Sono Entrambi. difficilissimi. Quelli sono Ah, veramente difficili tutt'oggi. Io ho avuto questa esperienza anche da poco. Però, vedi, tu hai detto di giochi, ma per ognuno credo che la difficoltà sia diversa, nel senso che per sì. ognuno di noi ci sono dei generi, dei giochi che sono complessi a modo diverso. Per esempio, per me non è un mistero che sono gli stealth e i Mhm. giochi enigmi, perché per me siano un qualcosa di complesso. Invece per te quei tipo di giochi invece a te piacciono o ce la fai a farli, ecco. Ma Quindi dipende quanto è pesante lo stealth. Se è una roba che se ti vedono è game over, no, non sono capace a fare una modalità Big Boss di Metal Gear. Ma fa finirti un Metal Gear Solid normale, un Siphon Filter, uno Splinter Cell per metterti i giochi stealth. Ma sì, un Assassin's Creed classico, sì, ce la puoi fare, però voglio dire, anche alcuni giochi come Assassin's Creed 2 hanno delle missioni stealth veramente, veramente difficili. Però sì, secondo me sì, però se mi chiedi sui giochi action, perché io non ho riflessi, e gli enigmi dipende se sono enigmi a tempo, dipende dalla difficoltà e il tipo di enigmi, certo, dipende. Comunque hai ragione, sono d'accordo che la difficoltà spesso è soggettiva, però parlando, come dicevi prima, di giochi da sala giochi, quei giochi erano orientati per farti perdere le vite e per farti fallire e per farti pagare di più. È normale che erano giochi con un piccolo imperdonabile, non ti perdonavano nulla. Un gioco che non ti perdona, ad esempio di quelli recenti, che nessuno lo mette nei giochi difficili, ma secondo me è difficilissimo,
è Astrobot della PS5, per Mhm. un semplice motivo, perché Astrobot ti costringe in certi livelli a far tutto con una vita sola. Tu sei abituato, che ne so, come Mario, che hai la salute, se ti beccano una volta ti abbassa la barra di salute, vai avanti lo stesso, no? Per quanto possono essere difficili, hai comunque più possibilità. Lì no, c'è il checkpoint, no? No, e lì non c'è nulla. In certi livelli devi farteli e non hai nessuno che ti accompagna, semplicemente devi diventare bravo. Tristissimo. È un gioco che sa proprio di anni 80. No, Eh io, sì, io, io l'ho un po' provicchiato in SharePlay ai tempi, ma l'avevo droppato subito. Avevo detto, ma questo mi sa che non fa per me. mm. Certo, poi ovvio c'era Cuphead, che io non ho giocato, perciò ne parlo più per aver visto che per averlo effettivamente provato, quindi non voglio neanche essere aggressivo, ma Cuphead è un gioco moderno che semplicemente vuole che tu provi, riprovi, riprovi, fallisci finché non impari tutte le strategie, tutte le mosse, inizi a prevederle. Ma tu ricorderai quante volte siamo cresciuti con dei boss che li affronti la prima volta e ti distruggono. La seconda volta dici, ah, ma adesso ti fa questo attacco qua. Capisci gli attacchi che ti fa e ti sai orientare. Spesso alcuni giochi ti semplificano perché vedi che, ad esempio, facciamo un esempio di giochi di ruolo a turni come Persona, il boss prepara il suo attacco, ti dice sta preparando qualcosa. Allora ti metti tutti i personaggi sulla difensiva e sai, perché diventa intuitivo e logico che se il boss sta preparando un mega attacco, tu metti tutti in difesa, difendi, pari l'attacco e dopo attacchi tu. È normale, è normalissimo. O anche il fatto che tu sai che se un attacco di un elemento non va a segno, il boss te lo può benissimo. E allora sai che non lo usi più una seconda volta un attacco che non va a segno, perché vuol dire che non funzionava. Però con i giochi action è una questione di riflessi e spesso non è ciò che usi che non va, semplicemente devi capire come aggirare il problema, e spesso non si sa. Guarda, a tal proposito mi è venuto in mente che noi abbiamo giocato uno dei giochi in coop che abbiamo fatto è Dark Souls. Mm. Quindi in base a questa cosa dell'apprendimento, effettivamente noi all'inizio facevamo pena, eravamo Mm-mm. delle seghe, ma non è che dopo siamo diventati pazzeschi, Però solamente che poi a un certo punto abbiamo imparato agli attacchi. Quando stavamo, magari vedevamo il boss che diceva, cavolo, sta per far quello, allora poi imparavamo. In realtà eravamo, cioè, anche adesso siamo delle seghe su quel gioco, però sì, intanto l'abbiamo finito e platinato. Intanto. ma a dire il vero, non lo troviamo neanche così terribilmente difficile, non lo troviamo neanche così terribilmente difficile Dark Souls, perché Dark Souls è un gioco che per gli standard di oggi è un gioco lento, i personaggi attaccano lentamente, tu hai tutto il tempo di capire cosa stanno facendo. Se tu vedi un Elden Ring, non hai il tempo, perché Elden Ring sono veloci, si spostano, ti menano, e te ne accorgi dopo che te l'hanno fatto. Poi anche lì impari gli attacchi in base a come si muovono, chiaramente devi impararlo, però ripeto, Dark Souls secondo me è un gioco che è stato visto come spaventosissimo, ma secondo me per una ragione di quando è uscito aveva un frame rate a 30 fps e noi l'abbiamo giocato a 60. Qual è la differenza? Che prima di tutto non ci laggava la città infame. Altra cosa, che i nostri attacchi erano più fluidi e quindi potevamo, e anche i attacchi dei boss, potevamo capirli meglio, non c'era il rischio che saltavamo un frame e ormai era troppo tardi. Avevamo la possibilità, giocandolo a un ritmo così frenetico, di gestircelo bene, per quanto poi sia un gioco lento, comunque rispetto, è considerato il Souls più lento di tutti. Pensa agli altri. Pensa agli altri. Pensa agli altri. Ma ti è mai capitato di mollare un gioco perché era magari troppo complicato? Ma certo, non mi vergogno di dirlo, ma anche alla fine, voglio dire, non è che il curriculum dei videogiochi non deve diventare una lista del, boh, ho fatto questo, ho fatto quello, come tanti amano fare, ma tanti che poi alla fine sono quelle persone che fanno le voci fuori dal coro solo perché parlano forte, non significano che siano tanti, cioè non sono tanti quelli che fanno così, che dicono, io ho fatto questo, ho battuto questo, ho fatto la massima difficoltà qua, ho preso il platino qua, e allora, ripeto, sembrano delle anatre, per quello che dico qua, perché sembra veramente di sentire degli animali, non delle persone quando si comportano così.
perché vogliono tutti farsi vedere quanto sono bravi, poi magari sono persone insicure, può anche essere. Noi non penso che dobbiamo misurarci su un videogioco per far vedere quanto valiamo nella vita, non ce ne frega nulla, per quello che noi non siamo giocatori così aggressivi a livello di competizione, perché non ce ne frega nulla, non vogliamo dimostrare, però sì, quindi se un gioco diventa troppo difficile, sì, lo abbandono, non abbandono al primo tentativo, però ad esempio stavo cercando di pensare a un gioco che in effetti mi aveva dato questa sensazione di essere troppo difficile. Assetto Corsa, è un gioco di auto, lo Sì, sì, conoscerai sicuramente. È bello, è realistico, ti dà una sensazione di guida splendida. Il problema è competitivo anche in single player, vuol dire che non ti dice abbassa la difficoltà, aggiusta i settaggi, no, ti dice non sei capace, impara. Io ho detto ma io devo impazzire? No, fine, ciao, mi spiace, ce l'avevo gratis da provare, l'ho provato, non mi è piaciuto. Cioè mi è piaciuto tantissimo, per me è un gioco bellissimo, ma non fa per me perché io non sono quel tipo di giocatore che vuole subito l'eccellenza, non vuole fare le curve impeccabili, capisci? Non fa per me, è semplicissimo, è normale, quando un gioco è proprio così lo abbandono e non è un gioco che è difficile per tutti, chi gioca ai giochi di guida tante volte lo trovo un gioco normalissimo come tanti altri, molto bello. Io invece ho droppato roba per molto meno rispetto a te, tu lo sai, che io sì. appena vedo stroppo, poi magari dico cavolo, ma magari ce l'avrei anche fatta, ma sinceramente non ho la pazienza di stare dietro a un gioco, cioè quando vedo che alla secondo tentativo, primo, mi stufo, lo droppo e tanti saluti, come tanti Non altri. so se vuoi parlarne, cioè, mi vengono in mente due casi tuoi che si Vai. possono recuperare nei tuoi gameplay. Uno è Watch Dogs, non so se era l'1 o il 2, e tu sai il motivo. Sì, no, ma lo posso anche dire, non è un Certo, reato. infatti non è nulla di brutto, assolutamente. Allora, io sono un po', cioè si può dire impedito senza che nessuno si Sì, offenda, cioè sì. Com'è che nei circuiti, com'è che si chiamavano? In quelli di collegare i è una circuiti. brutta parola, ma è chiamato hacking nel gioco, non Hacking, prendetevela con noi. circuiti hacking, bravo. Io nell'hacking sono proprio un cane, Esatto. e proprio non ho pazienza di star lì a pensare perché le sbagliavo tutte. A un certo punto mi son stufato e ho detto: "Basta, droppo il gioco", cioè solo perché non ho imparato a fare hacking. E l'altro mi viene in mente, come si chiamava? Days Gone per lo stealth, ma questo l'avevi parlato tu, l'avevi accennato tu, lo No, stealth. anche quello è lo stealth, ma c'è anche lì un motivo. Le prime che ci sono tutti gli scienziati, le prime 2 volte a fatica l'ho fatto. Alla terza volta mi beccavano sempre. Dopo la quarta volta, ovviamente ero in live e avevo tirato no dei cristi, però mi ero abbastanza scocciato, perché io poi quando mi scoccio comincio a dire: "Ma perché fate questi giochi? Fanno schifo". Inizio poi a prendermela col gioco. In realtà E è un discreto gioco, non è il miracolo che tutti dicono, ma per quello l'ho droppato, quindi sei sì, arrivato a una questo è il motivo. conclusione, ovvero che infilano lo stealth ovunque oggi. Guarda, se tu dovessi giocare a Spider-Man, probabilmente ti smetteresti di giocarci per le fasi stealth con MJ, No. perché ci sono le fasi stealth dove lei deve nascondersi, non può combattere, se la beccano è game over, quindi devi nasconderti, cliccare, scattare, premere pulsanti, nasconderti di nuovo, quelle cose che so che odi anche tu. Quindi. Mamma mia. Ecco, così non lo prendo. Ma il gioco più difficile che hai completato, qual è stato? E Sono fiero di dirlo. cosa ti ha insegnato finirlo? Se l'hai finito, Sì, che sì, cos'è sì, che sono fiero di dirlo, perché questo è un gioco che ai tempi della PlayStation 2 e ancora dopo ha avuto una reputazione malsana e vi sorprenderà questa risposta. Shin Megami Tensei 3, conosciuto in America come Nocturne e in Occidente come Lucifer's Call, era chiamato il gioco di ruolo più difficile. Non è vero, non è il gioco di ruolo più difficile sempre, diciamo che è un gioco punitivo se tu hai un party di creature evocabili, ma se ti ammazzano il protagonista, come capita anche nella serie Persona, se ti ammazzano il protagonista è game over. Quindi qualunque cosa, e il problema è che lui diceva, vabbè, cerco di tenermi la vita massima. Attacchi fatali, ovvero attacchi di luce o oscurità,
che ti tolgono istantaneamente la vita. Se c'è quella percentuale, magari un 20%, che non è neanche così bassa, quel 20% di possibilità di colpirti, e ti beccano, e game over. E allora devi ripartire dal salvataggio. Non è che dici riparti dalla stessa schermata, riparti dalla boss fight, no, riparti dal salvataggio, e magari il salvataggio è lontano. Quindi sì, Shin Megami Tensei 3 era considerato un gioco brutale, e io ti dirò una verità sconvolgente, che tutto ciò, questo che è arrivato in Occidente da noi, era la easy mod giapponese, era la modalità facile giapponese, quella che abbiamo beccato noi in Occidente. E questa è la cosa assurda, che tutti si sono lamentati di una difficoltà estrema, che in realtà era la facile del Giappone. Pensa a te com'era la normale. Cioè, Puoi immaginare. no, ma stavo un attimo pensando, anche perché posso solo... Vabbè, ma loro si fanno sempre le cose difficili, i giapponesi amano complicarsi la vita Sì, oltre sì. maniera. Infatti pensa da dove viene Ghost and Goblins, da che posto potrà provenire un gioco così? Dalla Capcom, che è giapponese. Ovvio, ovvio. La Capcom ha dato dei giochi belli, però alcuni sono veramente dei dite Sì. negli occhi, perché insomma... Ma in base a questo, secondo te i giochi difficili possono stimolare in modo diverso rispetto a quelli più semplici? Sì, sì, non sono un sostenitore del che bello, fatelo difficile, io sono un sostenitore dell'accessibilità. L'accessibilità è che qualsiasi tipo di giocatore, bravo o non bravo, principiante, diciamo così, o che è stanco e non ha voglia di impegnarsi troppo, qualsiasi tipo di giocatore dovrebbe essere in grado di completare un gioco. La mia mentalità, ma anche da game designer, perché no, io non escludo che prima o poi faccio uscire un videogioco, magari in collaborazione con te, un bel videogioco, una bella Vabbè, trama, insomma, sì. delle opinioni molto Noi comprensibili. dovremmo finirlo quel gioco, lo sai che dovremmo finirlo. Sì, sì, ma al momento non esiste perché non è in sviluppo, quindi facciamo finta che non esista per tanti motivi, per tanti motivi. Ma comunque, Uno, perché sennò domani mattina ci bussano alla porta. sì, anche, ma praticamente il punto è che secondo me sì, io sono a favore dell'accessibilità, ma io penso che non tanto un gioco difficile, la difficoltà, una parte difficile, anche un segmento difficile, possa farti crescere in quel gioco, perché una battaglia, io mi viene in mente le battaglie di God of War, ogni battaglia di God of War ti aiuta a comprendere meglio i tuoi poteri, e una volta che tu li devi usare per battere dei boss, o anche Devil May Cry, li usi per battere un boss, capisci come funziona solo quando lo usi, e lì sai, e lì ti sai orientare, riesci a fare le parti dopo in maniera più tranquilla. Poi ovvio che i giochi continuano a alzare la posta, specialmente i giochi action, God of War, Devil May Cry. God of War è pure facile, vabbè. Però Devil May Cry è considerato un gioco impegnativo, Capcom ovviamente, Capcom di nuovo tornerà sempre nei nostri discorsi, e quindi ti spinge a conoscere meglio le meccaniche e soprattutto ad apprezzare il lavoro che c'è dietro. Ad esempio, tu sai che su Dark Souls è impossibile, secondo me, avanzare se tu non hai un'idea di una build che vuoi farti, ovvero cosa vuoi costruirti, come vuoi fare il personaggio, e la prima domanda che tutti si pongono è forza o destrezza, e sai anche tu, Sì, beh, noi siamo andati, non so se destrezza. controcorrente, perché Sì. usando la destrezza e usando l'ucikatana, che poi è un'arma normalissima, noi ci Mm-hmm. siamo finiti il gioco con l'ucikatana, perché io posso dire il mio pensiero, ma credo che sia anche il tuo. Noi abbiamo, almeno quando tu estrai la spada, se conti, puoi contare le volte che puoi tirare i fendenti. Questo secondo me è un buon vantaggio quando devi affrontare un nemico. Non è servito contro nemici molto più seri, però è servito magari con altri che almeno io facevo così, mi contavo i colpi. C'è gente che invece usava il randello, quello grosso che va in Sì, sì, forte, il quindi famosissimo randello della comunità di Dark Souls, come famosissimo, che è il famoso randello grande che si trovava nella città infame, sì, sì, quello lì, esatto. quello lì. Ma io non riesco a usarlo. Voglio usare l'ucikatana, riesco a usarla. Ho provato a usare il randello, la Sì. spadona, niente. Io uso l'ucikatana. Poi c'è chi Scusa invece se fa... uso un termine tecnico, Cla. La luce Katana l'hanno successivamente, dal 2 in poi, compreso Elderic, l'hanno nerfata. Nerfata significa che tutte le cose prodigiose che faceva nel primo Dark Souls
non le fa più dopo, non è più quella mega spada che era buona, perché è pure essendo una spada normale, però era una spada che ti portava a finire il gioco, e l'hanno nerfata, ovvero dopo è un'arma abbastanza starter, che dopo un po' ti tocca cambiarla, perché non riesci a ottenere i danni che vorresti, cioè non riesci, a meno che non vuoi rendere il gioco più difficile, quindi diciamo che era una buona arma nell'1, ma dopo è un po' meno prestante. Tanto per dire, ad Elden Ring con la build Samurai te la dà all'inizio del gioco. All'inizio tu ce l'hai subito, l'Uchigatana. Dici che bello, c'è la mia Uchigatana, non devo neanche andarmela a prendere. Invece ti accorgi che con l'Uchigatana non fai tutti quei gran danni. Però vero. a me la destrezza piace, perché preferisco essere veloce rispetto a buildato con forza e lentezza, che non fa per me. Ma secondo te un gioco difficile è più gratificante una volta che l'hai completato, oppure secondo te il nervoso che ti puoi fare non ne vale la pena? Sono su questa opinione. Il nervoso se tu sei un bravo giocatore, sì. Se tu sei un giocatore, non dico medio, perché noi siamo giocatori con 20 anni o più di videogiochi, io diciamo anche 30 anni di videogiochi ormai, se abbiamo iniziato presto. Comunque, no, secondo me il nervoso che ti fai non ne vale la pena, ma perché io sono di quella mentalità lì. Ovvio che se tu lo chiedi a uno che invece ama la sfida, ama la competizione, ti direbbe il contrario, ma chiesto a me, che io sono uno veramente normale nella vita e nei giochi voglio giocarli a difficoltà normale, pensando, voglio vedere come lo sviluppatore ha inteso la difficoltà normale del gioco, voglio vedere come l'ha intesa. E mi piace, normalmente apprezzo, perché capisco esattamente il messaggio che voleva dare lo sviluppatore. In certi giochi non c'è questa possibilità, non c'è la possibilità di scegliere, e ti bloccano. Alcuni giochi, più che altro, diciamo che ti fanno innervosire, come dici tu, ti fanno innervosire, poi dipende appunto, è soggettivo, quali giochi, è soggettivo. E allora, se ti innervosisci, non fai bene al tuo fisico. Io, visto che penso che la salute sia più importante, e considero il videogioco un atto ricreativo per star meglio, perché veramente prendi giochi dove si moriva tante volte, come in Mario, però in Mario che cosa cambia se muori tante volte? C'è il checkpoint, ti riprendi, Crash Bandicoot, c'è il checkpoint, finché non esaurisci le vite, ovviamente. Quando poi esaurisci le vite ti arrabbi davvero, perché devi fare il livello da zero. Però, ripeto, secondo me sì, sono gratificanti finire un gioco più difficile media, ma alla fine la gratificazione secondo me è vuota, perché dici, ma l'importante è finirlo, no? L'importante è finirlo, cioè, che poi fosse facile o difficile, ti è piaciuto? Ti sei divertito? Sì, se sei divertito, bene, se sei arrabbiato, hai sofferto, ti sei angosciato, come a me è capitato con God of War Ascension, che è uno spin-off che ha un picco di difficoltà brutale verso la fine, con una prova che se fallisci devi rifatti ogni volta più di 5 minuti. Non ne vale la pena. Sì, poi lo finisci, ma non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Secondo me dipende veramente dal tipo di giocatore che sei. Ma secondo te un gioco che reputi ingiusto nella difficoltà, secondo te? Onestamente, Sì. onestamente reputo ingiusti i Souls, i giochi Souls e Souls-like vari, soprattutto i Souls proprio i veri, i Soulsborne, cioè Dark Souls 2, ma l'uno forse neanche tanto, Demon Soul, e ti posso spiegare il motivo. Molti Sì. ovviamente non concorreranno con me, mi toglieranno l'amicizia per questa affermazione, chiaramente, però ho un motivo per dirlo. Sono giochi che veramente vogliono metterti in difficoltà. Io ti faccio l'esempio che tu puoi ricordare. Ad Anor Londo, una bellissima città con nemici giganti che riesci a buttare giù alle spalle senza problemi, però c'è una certa gradinata dove tu vai su un certo posto, devi stare in equilibrio, se non cadere di sotto, ma quello non è la parte difficile. La parte difficile è un dannatissimo arciere con un arco gigantesco che ti mira mentre tu passi e devi continuare a schivare e rotolare su questa piccola piattaforma che se cadi giù sei finito. Poi dopo non è che devi soltanto schivarlo, devi anche andare dove c'è lui, devi rotolare mentre ti sta colpendo con l'arco e devi farlo fuori da vicino prima che lui faccia fuori te. E a volte magari lui ti sta colpendo mentre tu colpisci lui, tu lo ammazzi, ma cadi anche te.
E quindi, ti ripeto, è ingiusto? È ingiusto. L'abbiamo superato lo stesso, sì, però è Sì, ingiusto. E questo è solo uno dei tanti esempi. Uno dei tanti esempi. Comunque, ripeto, Demon Soul, è una cosa che avevo odiato in Dark Souls 2. In Dark Souls 2, avendo finito Demon Soul, non ci crederai, ai tempi della PS3, ho impiegato 5 anni a finire quel gioco, non sto scherzando. È il gioco che mi ha fatto passare la voglia di giocare ai videogiochi, pensa a te, per la difficoltà, e io volevo completarlo perché mi piaceva troppo l'atmosfera, la lore e tutto il resto. Allora qual è il problema? Che Demon Soul muori, ti abbassa la barra della vita, muori ancora, no, te la abbassa proprio del 50%. In confronto Dark Souls 2 è un gioco gentile, perché Dark Souls 2 ti abbassa leggermente la barra della vita quando muori. Ma la cosa peggiore è che se in Dark Souls, in Demon Soul, tu muori, ed eri umano, quindi con la vita al massimo, tu rendi il gioco ancora più difficile, perché gli dai, si chiama il mondo in nero, perché c'è il mondo in bianco e il mondo in nero. In bianco è in base alle tue prestazioni buone come spettro, e il mondo in nero è quando tu come umano muori e quindi inquini quel mondo, inquini quel livello e lo rendi ancora più difficile, perché in nero i nemici diventano più forti e i nemici più forti ti menano, ti fanno cose brutte. E allora, tu, se magari non sei uno che è bravissimo a giocare, muori e rendi il gioco ancora più difficile, e continui a morire e rendi il gioco ancora più difficile, o ti fai tutto il gioco come spettro per paura di morire come umano. E poi lasciamo perdere la cosa più importante che c'è in tutti i Souls, sia nativi che non: se muori perdi le anime, devi andartele a prendere, e se non riesci a prendertele, sono perse per sempre. Perse per sempre. E un gioco come Bloodborne è più cattivo, perché tu dici, vabbè dai, torno nella stanza dove sono morto, le recupero e continuo a combattere. Non puoi farlo, perché devi battere quello che ti ha ucciso. Devi battere quello che ti ha ucciso. E quello che ti ha ucciso magari era uno un po' forte. Quindi capisci qual è il problema? Capisci qual è il problema? È sì, no, ingiusto, sì. no, di Dark Souls quante volte siamo morti, abbiamo perso le anime, siamo tornati lì e siamo morti di nuovo, Ma perdendo le anime. aspetta, una meccanica ingiusta. Quando noi vogliamo andare al boss, siamo preparati, sappiamo le nostre cose. Sei stato invaso da uno spirito. Oh. Quante volte, e che c'hanno quelle build, quelle cose che tipo ti lanciano quelle palle di fuoco attorno, le sfere di fuoco, e si bruciavano. Quante volte è successo? Quante volte è successo? E questa è la cosa più ingiusta, perché tu sei lì che vuoi giocare col tuo amico e vuoi andare dal boss e tu sai tutto, te sei lì tranquillo, che ormai conosci il gioco a memoria, e vieni invaso e vieni ucciso. E quello Allora, io mi è fastidioso. ricordo una sera che siamo stati invasi a nastro da questo qui, non so chi era, Sì, ogni volta eravamo nelle fogne, sì, ti ricordi? Mitica, ma io dicevo, ma sto qua non c'ha un belino da fare e venire a rompere a noi, cioè, che vita triste, cioè. Ma a quanto pare si divertono quelle persone, che poi loro ci guadagnano anime, così si potenziano ancora di più, diventano ancora più aggressivi. Sì, sì, io apprezzo quando tu puoi evocare qualcuno che ti dà una mano, quello è bello, ma quando tu hai uno che ti invade solo per ammazzarti è una cosa terribile, no? Te li trovi No, lì ma con quest'aura quello non rossa. l'ho capita, quella lì proprio non l'ho capita. Perché volevano rendere ancora più difficili i giochi, e tutti gli altri giochi che hanno imitato i Souls, quelli non nativi, hanno deciso di usare la stessa meccanica. Ma facciamo un'invasione, così questi qua soffrono e vengono uccisi. Che bello. Io ho lavorato su Demon Soul la prima volta, mi aveva veramente fatto passare la voglia di giocare ai videogiochi, perché è un gioco ingiusto, ripeto. L'ho finito, è ingiusto però, che poi alla fine ti costringe a guardarti le build in rete. Una cosa che io odio è andare a vedere come gli altri lo fanno. Non voglio, non me ne frega nulla, io voglio farlo con la mia testa, non voglio vedere gli altri. Però alla fine sono quei giochi che dici, vado a vedermi la build per battere sto boss, ti fai la build così, Bravo. e ti gestisci il personaggio. La build, per chi non se ne intende mastica terminologia, è la costruzione specifica, ovvero cosa indossare di armatura, che spada portare, o magari magia, in base al boss specifico, per fare più danno e subirne di meno, o anche l'arco, per intenderci. Quindi sì, è fastidioso, è fastidioso. Questo sì, per me rende i giochi molto ingiusti. Guarda, io ti devo fare quest'altra, cioè, domanda. A parte che, vabbè, su Dark Souls penso che ci faremo
una puntata prima o poi, anche se in realtà poi l'abbiamo anche già fatta. È vero. Allora, c'è questa cosa, i giochi difficili secondo te possono influenzare anche negativamente la vita fuori dai videogiochi? Cioè, magari ti scazzi talmente tanto. Sì, io che amo la psicologia e amo gli studi psicologici, ho visto che per quanto i videogiochi tendono a fare del bene, le frustrazioni ovviamente si riflettono, ti rendono una persona nervosa, nevrotica, ovvero con la sorta, e anche un po' spocchiosa, perché comunque alla fine ti fanno sentire superiore se sei bravo, ti fanno sentire inefficiente se non riesci a fare qualcosa, anche perché, cavolo, dovrebbe essere una delle operazioni più logiche. Gioco un videogioco e finisco il gioco, mi vedo il finale, me lo godo, mi vedo la trama, gioco il gameplay. Dovrebbe essere una cosa normale, naturale, e non è naturale invece morire tante volte, soffrire e sentirsi quel senso di inferiorità. Non è normale. Sì, secondo me ti cambia anche fuori in negativo. Io non sto dicendo che tutti i giochi difficili causano problemi, è molto soggettiva la cosa. Soprattutto la predisposizione della persona. Poi ovvio che uno psicologo ti saprebbe dare una risposta più accurata, però nel mio amore per la psicologia Sì, mi nel tuo spinge. caso, ovviamente, cioè nel tuo caso. Cioè, nel tuo caso io anche Nel dico. mio caso io, come già detto, aggiro il problema nel modo in cui fai te. Se un gioco è troppo fastidioso, troppo impegnativo, ma quante volte ti ho detto no, stavolta non ho voglia di giocare, noi giocavamo al sabato a Dark Souls, oggi non me la sento perché sono un po' nervoso. Se non sono nervoso già non voglio peggiorare la situazione. Quante volte te l'ho detto? Tantissime. Sì, sempre. No, su questo posso confermare anch'io. E allora sono quei tipi di giochi che cerco di evitare. In quel momento lì magari voglio qualcosa. Io non sono neanche uno da comfort game. Comfort game sono quei giochi tipo Stardew Valley, quei giochi che semplicemente non può andarti male. Al massimo fai una giornata vuota, ma non può andarti male, non ti succede nulla. Non ti succede nulla in un gioco del genere. Però io sono invece uno che ama comunque il gioco con la progressione, il gameplay, le battaglie. Mi piace, però ovvio che non voglio esagerare, anche se alcuni giochi l'ho fatto per platinarli, devi finirli alla massima difficoltà e a volte lo fai perché ti piace così tanto il gioco che dici ma sì, facciamo uno sforzo in più. E mai visto anche finire dei giochi a difficoltà alta, mai visto poche volte, ma qualche volta l'ho fatto, che Resident Evil ad esempio. Appunto, stavo pensando anch'io perché Resident Evil 4 l'ho platinato anch'io e ho dovuto finirlo a modalità difficile, quindi. Beh, però se fai una modalità difficile quando hai già il lanciarazzi, lì te la godi. Lì te la godi. Però sì, ci sono dei momenti che ho fatto la run solo coltello, ho fatto la run solo coltello. No, Sì, era solo coltello e pistola, dai, era più gentile sì, sto gioco. Era più sì. gentile degli altri. Gli altri c'è solo coltello. Io ho trovato delle difficoltà per Resident Evil nel lago del pesce a modalità difficile e incredibilmente dove ho trovato più difficoltà è stato all'ultimo, mi sembra, lì dai cecchini, cioè dove spari al No, non è, poligono. non è comprensibile, è una cosa di precisione di riflessi, lo so. Appunto, che io non ho mai avuto né uno né l'altro, e vabbè, quindi quello è, però. Ma se uno lì venisse da te e ti chiederebbe che gioco difficile che gli potresti consigliare, quale gli diresti? Gioco difficile, ma dovrei vedere che tipo di persona è, che tipo di giochi, perché io ad esempio gli In consiglierei generale. qualche gioco di ruolo impegnativo, prima di tutto perché saranno i turni, o perché, ad esempio, viene in mente Shadow of Hearts, che già solo il fatto che sia tutto in inglese già te lo rende un po' più difficile, ma se invece lo vuoi in italiano, considera sicuramente Shin Megami Tensei 3 Nocturne, la versione rimasterizzata PS4 PS5, perché è un gioco difficile, ma tanto bello, ma tanto bello, e adesso c'è anche l'italiano. È bello perché, e poi vabbè, se proprio ti va male, ti abbassa la difficoltà, ma se questi vogliono la difficoltà, ovviamente devi nei cry sono impegnativi, giochi come Vanquish, una perla PS3 tutta velocissima, i Metal Gear, che se vuoi ti puoi alzare la difficoltà, e ci sono delle sfide veramente impegnative. Sei davvero così capace come pensi? Gioca la modalità Big Boss, poi ne riparliamo. Big Boss è un disastro se ti beccano, anche una sola volta, è già game over se vieni beccato una sola volta, e quindi è terribile, non puoi neanche uccidere un nemico, tutta la modalità, pensa a te. Secondo me sono quelli i giochi che consiglierei.
Bene, no, io in realtà non ne consiglio perché non voglio fare cose difficili, quindi qua io non posso consigliarvi, quindi, quindi Vabbè, no, è ovvio che non vado a raccontare le cose che già sapete, giochi come Nioh, i no, beh, Souls vari, no, ma non vado, perché è inutile, lì le trovate in qualsiasi lista, ma io vi vado a dire solo cose che non sono in quelle famose liste che trovate, basta che i giochi difficili che ci sono, liste no? Basta speciali. solo, consiglio roba magari un pochettino meno conosciuta, a parte Devil May Cry che conoscono tutti. Diciamo che insomma ci sono dei giochi impegnativi belli, ci sono dei giochi impegnativi belli, e Hades mi è sembrato parecchio, ma Hades come tanti altri giochi tipo Binding of Isaac, sono quei giochi che tu quando muori devi ripartire dall'inizio, solo che Hades è fatto in una maniera più carina e forse user friendly, ovvero che tu ti puoi potenziare, quindi la volta dopo sarai un po' più forte di quella prima, un po' alla volta, diventi più forte, però un giocatore bravo può avere progressi prima di un altro che è meno bravo. Io sono poco bravo, quindi mi vengo battuto dal primo boss, quindi siamo lì, e siamo lì. Giustamente. Ah, è forte quel boss, ti assicuro che è molto forte. No, vabbè, io ho fatto questa trafila sui giochi difficili, in realtà potevamo parlare di tante altre cose, ma avevo paura di andare troppo fuori focus. Io volevo fare una cosa più sui giochi proprio difficili, sulla tua personale idea che avevi dei giochi difficili, perché se poi mi mettevo a raccontare la mia, finivamo domani, perché per me tutto quello che io non riesco a fare è difficile, quindi e finivamo veramente domani mattina. Però stai dando un punto importante, ovvero che la difficoltà ha anche una percezione soggettiva, al di là di quello che possono dire le recensioni di gioco barra facile, barra difficile, è molto soggettiva. Io lo vedo sta cosa perché io seguivo un sito che magari conosci, che si chiama GameFAQs con la Q. E questo gioco praticamente ha per ogni titolo, ti dice la difficoltà, adesso sto cercando per un esempio, ti dice la difficoltà percepita dagli utenti. Ad esempio, il gioco che tu stai giocando in questo periodo, che si chiama Is Origin, è considerato tendenzialmente just right, ovvero difficoltà normale, come dire, è un gioco che è considerato veramente passabile per tutti, tanto per dire. Però ogni gioco ha la sua difficoltà percepita in base alle persone come votano. E sì, ad esempio, ci saranno dei giochi che vengono considerati più difficili, però alla fine è molto soggettivo, perché se tu magari sei bravo anche in tante cose, magari sei bravo con i giochi action, tu sei bravissimo nei picchiaduro, ad esempio, sei veramente bravo, se c'è da menare le mani, se c'è da menare le mani tu sei un mostro di bravura, ma hai menato anche a me, su Tekken hai vinto tu la sfida, e allora, però, se c'è da fare un enigma, magari quel gioco ti fa rallentare di più che un'altra persona che magari invece è abituato con questi giochini matematici come io che facevo i sudoku passatempo a scuola, tanto per dire. Mamma mia. Perciò, Io ma non perché io sono più, ma non è una questione di intelligenza, è una questione di abitudine. Se sei abituato a fare enigmi, vedi un enigma in un gioco, sei abituato a risolverlo. Se invece non sei abituato a fare gli enigmi fuori dai videogiochi, è ovvio che quando te lo trovi in un videogioco, dici, ma che è sta roba? Comprensibilmente, aggiungerei, comprensibilmente. sì, poi dico questa, Certo. poi, eh, poi io per me ho detto tutto. Io mi ricordo alcuni enigmi di Uncharted che a un certo punto, tu lo sai, ho detto basta, ora chiudolo troppo, ero innervosito oltre. Poi alla fine Ho vuoi fatto un che... video, ho fatto un video che pensavo fosse inutile, un video dove risolvevo un enigma di Uncharted in un minuto, ma perché così? Ho detto mi servirà a me sicuramente se poi lo rigioco. Ma Oh, no, ma non sai quante magari... persone mi hanno scritto, oh grazie per aver messo la soluzione. E dico, ma sono impazzito anch'io, per trovare la soluzione. Una volta che la sai la soluzione. E quindi veramente, a volte veramente quanto basta un video di un minuto per salvarti la vita per un giocatore, meno male che c'è YouTube, tante volte c'è un enigma che non sai risolvere, ti apri un video, te lo vedi, io ammetto che l'ho fatto, non posso dire, Ma io non ho mai sicuro, ma usato figurati. YouTube come aiuto, l'ho fatto, Ma va. sì. Poi, ripeto, anche gli enigmi possono essere difficili, gioca Catherine alla massima difficoltà, Catherine non c'è una battaglia in tutto il gioco, devi risolvere enigmi, spostare casse per tutto il gioco e avanzare. Però è molto cervellotico e difficile, è anche bellissimo quel Mamma gioco, mia, lo adoro, Catherine mamma mia.
dell'Atlus è anche una storia d'amore, ironicamente, e di corna, e quindi merita Ecco. anche solo per no, beh, ma nel senso, ti chiede, ma tu tradiresti la tua ragazza? Puoi dire sì, perché no? Puoi dirlo, non è che non ti penalizza, ironicamente non ti penalizza, non è un gioco moralista, è semplicemente è un gioco che ti profila e ti fa poi risolvere enigmi per tutto il gioco. E quindi sì, se tu muovi le casse fai cose incredibili, assolutamente. Quindi sì, gli enigmi possono essere impegnativi quanto l'azione, quanto lo stealth e quante altre meccaniche varie che possono risultare impegnative. Ho visto gente che, ad esempio, è bravissima ai giochi action, fa un gioco a turni e non riesce a capire come avanzare, ma c'è la magia, non capisco, troppa roba. Vabbè. Quelle robe essenziali per altri. Va bene. No, starei anche ora a parlare di roba che ci irrita oltre certe misure, ma se no poi viene veramente un video di 5 ore. Detto quello, io vi ringrazio per averci ascoltato, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!